Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog, questa volta dalla Puglia. Sono qui in Puglia da qualche giorno per il mio secondo viaggio di gruppo con il mio amico teacher Stefano e oggi non staremo qui nella nostra villa ma andremo in gita. Infatti visiteremo 2 borghi della Valle d'Itria, cioè l'area della Puglia in cui siamo. Prima andremo a Cisternino e dopo andremo a Martina Franca e vi farò vedere questi 2 paesini. Mi sentite? Ecco qui. Allora, adesso vi do 2 informazioni su quello che faremo oggi. Adesso stiamo andando verso Cisternino, che è una piccola città qui vicino, per visitare un caseificio. Chi sa che cos'è un caseificio? Nessuno? Ok, esatto, il caseificio è il luogo dove si produce il formaggio e assisteremo alla dimostrazione di come si prepara la mozzarella e anche la burrata, credo. Quindi vedremo proprio come funziona. E poi pranzeremo direttamente lì. Quindi ci sarà un pranzo nel caseificio. La burrata non è altro che un involucro di pasta di mozzarella dove all'interno ci andiamo a mettere la stracciatella. E nasce la burrata. Una bomba piena di calorie. Un po' di shopping. Le burratine, mozzarella, scamorza, la ricotta e il famoso caciocavallo. Siamo arrivati al frantoio e adesso facciamo una visita di questo posto e poi una degustazione di oli. Prendiamo il primo bicchiere, lo portiamo al naso e cerchiamo di percepire i suoi profumi, le sue sostanze minerali. Prende il nome da Leccina come Lecce città, ma lo prende dal leccio, che è una pianta, è un albero che sta nei boschi. Con il secondo, con il terzo bicchiere, lo stesso esperimento, vi chiudete tutto la bocca con un pochino di acqua, poi potrete ripetere sempre con lo stesso ordine sul pane. Abbiamo finito la visita al frantoio e adesso ci spostiamo a Martina Franca, dove incontreremo la nostra guida. La guida ci ha appena detto che questo è uno dei simboli di Martina Franca e si chiama pumo, cioè un fiore non ancora sbocciato che era un simbolo di fecondità. Piccola pausa rigenerante dopo il nostro giro a Martina Franca, adesso facciamo una pausa caffè prima della cena. Posso dire una cosa? Perché è una cosa importante, perché voi qui vedete un espresso, un caffè, giusto? Ma c'è un'altra cosa che ci fa capire che siamo al sud
in particolare in Puglia. E non al nord. Vale, capito qual è? Certamente. Il bicchiere d'acqua, che in realtà è una cosa giusta, perché tu teoricamente bevi un po' d'acqua prima per pulirti la bocca e poter assaporare al meglio il gusto unico del caffè. Però questo al nord, anche al centro, No. non si fa. Non si fa. Sì. A Milano, quando ordino un espresso al bancone, non mi danno il bicchiere d'acqua e a volte addirittura te lo fanno pagare. Quindi No. veramente un trattamento diverso. Buon caffè! Grazie. Io invece ho preso una crema al caffè, che è un dolcetto con caffè, zucchero e panna. Non è assolutamente una cosa dietetica, ma è rinfrescante e in estate o quando fa caldo mi piace prenderla al bar. Ed è proprio un piccolo dolce molto gustoso, buonissimo. Ora avremo una cena speciale in questo ristorante. Tutta pasta fatta in casa. Siamo arrivati alla fine della cena con lo zuccotto. Jenny, can you tell me how did you discover the Cinque Sensi? Sono con un gruppo di imparare l'italiano e ci hanno portato qui. Benvenuti in un nuovo vlog qui dalla Puglia. Dopo la bellissima giornata di 2 giorni fa, anche oggi andiamo in gita e visiteremo altri borghi pugliesi, tra cui Loco Rotondo e la famosissima Polignano a Mare. Non vedo l'ora. Siamo arrivati a Loco Rotondo e la nostra guida ci ha detto che anche Loco Rotondo è ricca di trulli, queste tipiche costruzioni pugliesi fatte a cono. Però la differenza con Alberobello, che è la città dei trulli, è che ad Alberobello i trulli sono proprio nel centro storico, tutto il centro storico è fatto di trulli. Invece qui a Loco Rotondo sono principalmente nelle campagne, quindi fuori dal centro storico. I trulli hanno questo tetto conico per 2 motivi. Uno è il ricircolo dell'aria e l'altro invece è per guadagnare spazio in altezza, per stipare oggetti in altezza. Qui a Loco Rotondo invece sono molto più tipiche le cummerse, che sono queste abitazioni dal tetto molto spiovente ma non conico come i trulli. Abbiamo lasciato Loco Rotondo e abbiamo preso anche la pioggia che non era assolutamente prevista
infatti è stato tutto molto inaspettato, e abbiamo lasciato Loco Rotondo e siamo arrivati a Monopoli, una città di mare che ha addirittura anche delle rovine romane, quindi molto antica. Prima Monopoli non era una città turistica, invece negli ultimi anni il turismo è esploso anche qui. Signori, allora siamo arrivati già a Polignano Mare, velocissimo il trasferimento. Allora noi adesso a Polignano ci fermeremo lì dove si può arrivare con il bus, che sarebbe zona stadio. Vi piace Polignano? Sì. Sì, anche a me. Vi dice qualcosa questa statua? Se vi dico Domenico Modugno, vi dice qualcosa? Bravissima la signora. È l'autore, il cantante pugliese, autore di Volare, del blu dipinto di blu, Volare. Eccoci qua a Ciao. Polignano, saluta! Ciao ciao. Siamo nel punto più turistico di Polignano, cioè la statua di Domenico Modugno. La nostra guida ci ha appena spiegato perché è rappresentato così con le braccia molto aperte, perché ci ha detto che fino all'apice del suo successo, quindi intorno agli anni 50, i cantanti italiani erano molto impostati, Seri, cantavano seri. sempre fermi, E senza... invece lui Quando è arrivato il ritornello di, non so se Volare. si è sciolto e ha aperto le braccia, e quindi ha un po' rotto, no, la tradizione di stare sempre fermi, seri e impostati. Esatto, bellissimo, è un luogo molto molto turistico, visitato, perché ovviamente lui è nato qui, anche se non ha vissuto molto qui, e adesso siamo qui con il nostro gruppo. Siamo tornati in albergo, è stata una giornata veramente bellissima e spero che anche a voi siano piaciuti questi posti in Puglia. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e noi ci vediamo alla prossima video lezione.